Salva questo video se vuoi sapere quali fiori del tuo giardino puoi mangiare e con cosa abbinarli. C'è la robinia, che è dolce e ricorda il miele, grazie all'inalolo e ai flavonoidi. Si abbina bene ad agrumi, yogurt e mandorla. Si adatta a frittelle, sciroppi e fermentati. Attenzione, perché tutte le altre parti della pianta sono tossiche. C'è il sambuco, che è floreale, agrumato. Anch'esso contiene linalolo e geraniolo. Si abbina bene a limone, fragola e rabarbalo. Non consumatene troppi da crudi perché contengono sambunigrina, soprattutto nelle parti verdi. C'è poi il ciliegio giapponese, che è floreale, leggermente amaro, perché contiene cumarine e benzaldeide. Sta bene con riso, tè, dolci neutri, ma anche con pesce. I fiori di mirabolano, che ricordano la mandorla e il marzapane, si abbina bene a cioccolato, panna, ciliegia, perché ha lo stesso aroma delle mandorle amare, perfetto per infusi e dolci. C'è la magnolia, che è speziata e ricorda lo zenzero, contiene eugenolo, magnololo, sta bene con aceto, miele, carne grassa e fermentati. C'è l'albero di Giuda, che ha un sapore acidulo grazie agli acidi organici e ai flavonoidi. Ricorda infatti le amarene. Sta bene con formaggi freschi ed insalate, ma anche con pesce. Abbiamo poi il lilla, floreale intenso e leggermente amaro, grazie inalolo e terpineolo. Sta bene con miele, panna e limone, perfetto per sciroppi, zuccheri aromatizzati ed infusi. I fiori del melo ornamentale, che hanno un sapore dolce e acidulo che ricorda la mela stessa. Contengono esteri e aldeidi. Si abbinano bene con cannella, burro e miele. C'è poi la paulonia, ha un sapore dolce e leggero che ricorda la vaniglia. Contiene iridoidi e composti volatili. Sta bene in pastella, abbinata a miele e a latticini. C'è poi il frassino, leggermente amaro, perché contiene mannitolo e cumarine. Sta bene con liquori infusi, fermentati, perché ha note erbacee, quindi amaro e zucchero sono equilibrati. Ricorda inoltre il pompelmo, si abbina bene agli agrumi. Poi la rosa, quella da giardino, che ha un profumo e un sapore floreale, dolce e leggermente tannico, grazie a geraniolo, citronellolo e feniltanolo. Si abbina bene con fragola, lampone, miele e pistacchio, che sono poi le stesse molecole di molti frutti rossi e profumi floreali. Attenzione a non utilizzare rose trattate. Abbiamo poi il glicine, che è dolce floreale e ricorda un po' la fragola. Contiene flavonoidi e composti aromatici leggeri. È usato tradizionalmente in Cina, in pastelle, nello zucchero o abbinato agli agrumi. In Asia si usa per preparare diversi piatti sia dolci che salati. Ma attenzione, perché semi, baccelli, foglie, corteccia e radice sono veramente molto tossici. Contiene delle lectine che provocano principalmente dei disturbi gastrointestinali come vomito e nausea, quindi bisogna fare molta attenzione con questa pianta.